Ciao da Gabriele di Staticalmo, il canale che tramite la statistica aiuta la tua azienda a prendere decisioni più rigorose. Oggi torno sull'argomento LLM, ossia modelli statistici di linguaggio molto ampi, e torno sullo strumento chiacchieratissimo, ossia ChatGPT, nome che spesso e volentieri impasto, ma grazie ai tagli non lo sentirai impastato. Nel video precedente che ho fatto sul tema, in particolare negli ultimi minuti, ti avevo messo in guardia sull'uso di questo strumento in particolari situazioni, come ad esempio la creazione di slogan universitari. L'utilizzo di questo strumento per finalità di quel tipo, ossia collegati alla creazione di contenuti, può penalizzarti. In cosa? In termini di SEO, ossia Search Engine Optimization, che significa ottimizzazione sul motore di ricerca. Come vedi, io ho inserito queste parole chiavi su Google e mi vengono fuori una sfilza di strumenti che fanno cosa. Te lo faccio vedere. Posso inserire o un collegamento o un testo e questo strumento mi dirà se il contenuto che vede all'interno di questo o di quest'altro vengono da un essere umano o da ChatGPT. Google non è scemo e tende a premiare in termini di ordine dei risultati ovviamente i contenuti creati da esseri umani, quindi originali. Qualche youtuber italiano ha già giustamente evidenziato che tra i rischi dell'usare questo strumento abbiamo omologazione dei contenuti. Personalmente non condivido totalmente questo svantaggio, questo rischio, perché come ti ho anticipato Google già penalizza i risultati che sa non provengono dall'originalità. Bada che il video di oggi non è un avvertimento solo a te come imprenditore, ma anche agli studenti. C'è stato un periodo negli ultimi mesi dove si pensava che usare questo strumento per fare i compiti aiutasse, poi, come al solito, è arrivata la difesa. ChatGPT è uno strumento di attacco, ma seguire di una nuova tecnologia si sviluppa anche la tecnologia di difesa, come appunto questa sfilza di siti che vedi. Poi farò una riflessione sull'argomento studenti. Che limite hanno questi strumenti? In questo caso puoi vedere che ti fa il controllo solo per 1500 caratteri. Non è l'unico limite. Ti faccio vedere quest'altro sito e apro nel frattempo anche quest'altro. Quest'altro dice: mi servono almeno 25 parole per fare una valutazione. Quindi sotto le 25, se un revisore ti usa questo strumento, potresti avere la scappatoia. Quest'altro strumento non evidenzia nella prima parte quella che possono essere i principali limiti. Ne apro qualcun altro. Guarda qui, lo dice chiaramente: disponibile solo in inglese e francese. Possiamo fare festa per chi genera contenuti italiani? Perché tanto non abbiamo ancora uno strumento che ti fa questo controllo per l'italiano? No, tempo una settimana, arriva anche in italiano. Veramente un suggerimento caldissimo: usa ChatGPT solo per gli spunti per quanto riguarda questo argomento, altrimenti ti tiri la zappa sui piedi. Ecco, ti faccio vedere un altro limite che fortunatamente mettono in risalto su quest'altra soluzione: la non accuratezza e i fatti allucinati. Cosa significa allucinati? Che gli ingegneri di OpenAI hanno addestrato il modello mentre erano sotto effetto di LSD? No, allucinazione qua significa che dice cose che possono sembrare vere, ma in realtà le spara atomiche. Ti faccio un esempio purtroppo personale. Stavo lavorando con un cliente, aveva bisogno di un sito che integrasse ChatGPT, ma costruito a partire da dei PDF suoi. La soluzione: ho utilizzato una serie di librerie e ho utilizzato anche ChatGPT per velocizzare la produzione di codice. Peccato che una libreria, ossia un pacchetto di codice con varie funzioni, aveva varie versioni, ed essendo che lo strumento l'hanno addestrato fino al 2021, quindi avevano beccato le documentazioni fino al 2021, mi scriveva funzioni non più in uso nel 2023. Quindi l'allucinazione in questo caso era che il transformer, quindi ChatGPT, mi suggeriva un codice obsoleto, e ci ho messo tanto per capirlo.
E invece mi costava molto meno tempo andare direttamente sulle documentazioni della libreria, che lì avevo il codice aggiornato. In questo caso io me la sono cavata con un errore di 2 ore. In altri casi può andare peggio, meglio. Come vedi, questo sito ha aiutato a visitarlo perché ci mette in guardia da questo rischio. Tra l'altro, forse, se ti ho influenzato nel mio precedente video e ti sei iniziato ad informare su questa nuova tecnologia, saprai che Sam Altman, nonché attuale amministratore delegato di OpenAI, ha espresso preoccupazione sullo strumento. Alcune testate hanno creato titoli apocalittici dicendo Sam Altman preoccupatissimo della creatura del Frankenstein che ha tirato. No, semplicemente lo ha detto che questo, ossia l'allucinazione, è un problema grosso e che stanno cercando vari modi per risolverlo. Da quando è uscita la notizia è già uscita fuori una pezza per farti capire quanto va veloce questo settore. Un altro limite: se tu crei contenuti con questo strumento vengono fuori dei bias, chiamiamoli pregiudizi. Io noto spesso che quando si va su certi argomenti trovi espressioni o usi molto americani. Non avrebbe senso scrivere in un articolo italiano. Io al momento non ti so fare un esempio specifico, ma con l'esperienza penso che te ne accorgerai di questa cosa. Ora vorrei tornare invece alle riflessioni per quanto riguarda gli studenti, ma più che per gli studenti, per gli insegnanti. In genere le nuove tecnologie creano nuove domande di etica e non solo. Qui secondo me è una domanda a che fare e non ha nulla di nuovo. Cos'è l'intelligenza naturale e cos'è l'intelligenza artificiale? Perché secondo me se tu dai un compito risolvibile da uno strumento così, secondo me non stai insegnando. Non stai insegnando. Io so già che questa cosa che ho detto irriterà qualcuno, indubbiamente. Però, secondo me, apre le porte a considerazioni sul cosa significa educare a scuola. Secondo me serve ripensare profondamente, ma è una cosa che, se uno va a vedere i monologhi TED, emerge da 20 anni, ma anche di più. Mi viene in mente un certo Illich. Secondo me serve ripensare a quello che è la scuola, quelli che sono i compiti, come vengono valutati questi compiti, perché con uno strumento del genere si può fare tutto. Se io vado sul sito dell'intelligenza artificiale posso mettere un'equazione e gli dico scrivimi tutti i passaggi e lui me lo fa. Quindi davvero ci conviene continuare a dare compiti del genere? Vogliamo creare una società istruita a fare cose fattibili da una macchina? Non lo so, queste sono, ripeto, considerazioni che lascio ai professori di qualsiasi grado, perché vedo gente che ha usato lo strumento sia per mansioni di scuola superiore, sia per mansioni di scuola media, sia per mansioni di università. È una riflessione che serve fare su tanti livelli, indipendentemente da scuola pubblica e scuola privata, indipendentemente da Stati Uniti, Italia, Filippine, Cina o altro. Perché io poi ho letto una notizia che mi ha fatto ridere, perché l'ho trovato geniale che ha fatto questa cosa. Aveva una stampante 3D, ha fatto scrivere a mano alla stampante 3D il saggio creato dall'intelligenza artificiale. Quindi capite che un sistema costruito così oggi si aggira molto facilmente. E da qui la mia considerazione: davvero vogliamo una scuola così? Una scuola che addestra a fare cose del genere? Io poi non voglio che considerazioni del genere portano a un autentico ritorno in passato, ossia il saggio si fa in classe senza computer, senza addirittura con i jam, la connessione internet, in modo che gli studenti cacciano fuori dalla loro testa cosa di esclusivamente loro. La cosa più semplice da fare, però anche la più ridicola, nel senso, questo strumento ci mette davanti nuove sfide, tornare indietro non mi sembra una soluzione. Per oggi ho concluso, spero di non averti dato troppo da pensare. Se anche tu conosci casi dove una persona ha girato una richiesta tramite lo strumento in questione, condividilo tramite commento, così tutti i lettori potranno fare un sorriso leggendo ciò che hai scritto. Ciao!